Attiva l'audio? 5, 4, 3, Aspetta, occhio. 1, 0. Apro. Sì. Chiudo il microfono. Buonasera a tutti quanti. Dovremmo già essere in streaming su Facebook in italiano e in tedesco. Vi diamo un cordiale benvenuto alla settima di 14 puntate della consulenza medica del Cannabis Social Club Bolzano. Chiederei a Peter Grünfelder di portare il saluto dell'associazione. Microfono. Buonasera cari ospiti. Partiamo con la, come ha detto già Marcos, con la settima puntata della serie di eventi Consulenza Medica Online. Oggi parliamo dell'utilizzo dei cannabinoidi nel trattamento di cefalea dell'emicrania. Saluto la dottoressa, l'esperta, la dottoressa Valentina Florian, un medico nutrizionista con esperienza clinica in terapia con i cannabinoidi. Lavora presso la CLIN SRL di Milano, un studio medico specializzato in cure cannabinoidi. Saluto anche il direttore scientifico, dottor Roberto Pitini, un medico di terapia del dolore di Merano. Poi saluto dottor Aldo Leonardo Berti, medico di base e presidente del Cannabis Social Club di Bolzano. Poi saluto ancora il staff del CSC, Marcus Lobis, il moderatore e amministratore di Zoom, David Casagranda, il traduttore simultaneo, che non so se è già presente, avevamo un piccolo problema e dovrebbe tradurre adesso tutto anche in lingua tedesca. Funziona tutto. Poi saluto i due uomini della cooperativa sociale G-News, Matteo e Massimo, il video team, che sono responsabili per la trasmissione del live streaming su Facebook in un canale di lingua tedesca e un canale di lingua italiana. Saluto Lidia Canins, la responsabile delle pubbliche relazioni, e Erwin Seppi, l'amministratore di riserva di Zoom, e tutti gli ospiti su Zoom e su Facebook. Il Cannabis Social Club è un'organizzazione di pazienti con lo scopo di aiutare i pazienti e di informare e sensibilizzare su quel tema della cannabis medicinale. E di che cosa si tratta oggi in particolare? Allora, dobbiamo sapere che la cannabis è una pianta medicinale millenaria, cioè non parliamo di una cosa nuova, però ci sembra nuova perché il proibizionismo proprio negli ultimi decenni ha vietato questa pianta e stiamo riscoprendo adesso tutti gli usi nuovi. Si parla comunque di fitoterapia e devo dire che la cannabis porta una cosa che è sicura: più qualità di vita ai pazienti. Si tratta infatti di una lunga lista di malattie i cui sintomi si può trattare con la cannabis. E sono soprattutto malattie gravi, come di sicuro scopriamo oggi, perché sono spesso malattie croniche e spesso anche neurodegenerative o degenerative. Vorrei magari mostrare il schermo di eventi che noi stiamo per presentare. Allora, come vedete abbiamo un vasto programma di tanti eventi, iniziato il 23 marzo con la tematica sul
uso del cannabis contro i sintomi del Covid-19 e finiamo il 23 novembre con la cannabis in asma e ipertensione. Ok. Bene. Questi eventi si può sempre intravedere sul nostro sito su www.cannabissocial.eu. A quel punto io vi ringrazierei ancora dal reparto di salute della provincia di Bolzano per il finanziamento di gran parte di questi eventi e do dietro alla moderazione. Grazie per l'attenzione. Grazie Peter. Einen technischen Hinweis, wenn Sie die... Grazie Peter, un'indicazione tecnica: se volete ascoltare il servizio di traduzione simultanea, sotto a destra avete la possibilità di cliccare dove c'è il mappamondo e scegliere la lingua. In basso a destra sul monitor su Zoom, cliccando su quel piccolo globo si può impostare la scelta della lingua da seguire. Nelle pagine Facebook diamo il rispettivo canale nelle rispettive lingue. Chi fosse finito per caso sul sito Facebook di lingua italiana può scegliere anche quello di lingua tedesca per seguire la manifestazione in diretta su Facebook. Per i vostri suggerimenti, le vostre critiche, le vostre domande, vi preghiamo di azionare, di sfruttare la possibilità di scrivere nella chat, sia su Zoom che anche su Facebook. Abbiamo con noi la carissima stimata Lidia che segue un po' le vostre reazioni e che poi man mano che arrivano ce li presenterà o le leggerà e le porterà anche o li inserirà nel dibattito. Vi faccio presente ancora alla dottoressa Florian, ma anche agli altri ospiti, che è un lavoro faticoso effettuare la traduzione, pertanto cerchiamo di collaborare con David che fa una traduzione eccezionale, buona, perfetta, ma se magari facciamo ogni tanto un breve punto o prendiamo un po' un boccone d'aria per farlo chiudere o per fargli finire la traduzione, gli veniamo incontro e veniamo incontro così anche ai nostri ospiti che ci seguono nella lingua tedesca. Passo ora la parola alla dottoressa Florian, la saluto cordialmente. La dottoressa Florian è medico nutrizionista con esperienza clinica in terapia con cannabinoidi presso Clean SRL Milano. Questa è la breve presentazione. Se qualcuno poi dovesse o volesse sapere di più, basta che si fa avanti con una domanda e daremo tutte le elucidazioni del caso. A lei la parola, dottoressa Florian. Ok, va bene, ringrazio intanto per questo invito, sono molto felice di essere qui con voi questa sera e parto con la condivisione dello schermo, così mi dite se, ecco, giustamente l'ho aperta su. Ok, datemi un feedback se si vede bene, si sente bene, per favore. Si vede bene, si sente bene, ma la condivisione ancora non è attiva. Perfetto, allora. Ora dovrebbe esserlo. Parte, sì. Videata. Okay. Perfetto, così è perfetto. Ok, allora partiamo. Allora, inizio dicendo che le cefalee sono patologie classificate per livelli diagnostici suddivisi in gruppi principali e sottogruppi secondari a seconda della frequenza e delle caratteristiche cliniche, quali il numero di attacchi, la durata, l'intensità, la presenza della fase algica e i sintomi associati. Al primo livello di diagnosi distinguiamo 14 differenti gruppi, da
Dal primo gruppo al quarto gruppo abbiamo le cefalee primarie, che sono così definite perché non riconoscono una causa patologica sottostante. In questo gruppo troviamo l'emicrania, la cefalea di tipo tensivo, la cefalea a grappolo ed altre cefalee di cui non entreremo in merito in realtà questa sera. Dal gruppo 5 al gruppo 12 abbiamo invece le cefalee secondarie, così definite perché si riesce invece ad individuare una specifica noxa, una causa che le possa generare, un trauma, un disturbo vascolare, un'infezione, quindi insomma hanno una giustificazione. Il 13° e il 14° gruppo invece comprendono le neuropatie dolorose craniche ed altri dolori facciali. Questa sera ci concentriamo in particolare su due tipologie di cefalea primaria, che sono quelle che più frequentemente mi trovo ad affrontare anche a livello ambulatoriale, quindi nella pratica di tutti i giorni, che sono l'emicrania, ossia un tipo di cefalea che ha una localizzazione unilaterale, un dolore di tipo pulsante con un'intensità che può andare dal moderato al severo, dura tra le 4 e le 72 ore, ed è peggiorata da un'attività fisica moderata e intensa. Può essere accompagnata da nausea, vomito, fotofobia o fonofobia, quindi disturbo verso gli stimoli visivi o i suoni. L'emicrania inoltre si distingue in emicrania con aura o emicrania senza aura. Quella più frequente è l'emicrania senza aura, e quando per aura invece si intende una sorta di un corollario di sintomi che precede l'attacco doloroso dell'emicrania, quindi disturbi del campo visivo, parestesie, quindi formicolia ad una parte del viso o anche ad una parte del corpo, e che possono appunto precedere l'attacco di qualche minuto o un'ora circa. L'altro tipo di cefalea che andremo a trattare è la cefalea di tipo tensivo, che ha invece una localizzazione bilaterale. Il dolore in questo caso di tipo pressorio o tensivo, come dice il nome stesso, non quindi pulsante. L'intensità è moderata o severa, può durare da 30 minuti a 7 giorni e non si accompagna in linea di massima a nausea o vomito. Possono essere presenti o fotofobia o fonofobia, mai entrambi. In questa diapositiva semplicemente rivediamo in maniera, diciamo, un pochino più semplice a livello visivo quello che abbiamo appena detto, e in più qui sono citati, come vediamo a destra, sì, alcuni dei fattori trigger più importanti, quindi che possono scatenare l'attacco emicranico, come ad esempio la carenza di sonno, l'ansia, lo stress, un eccesso di caffeina, una dieta sregolata, uno stile di vita particolarmente stressante. In particolare, cosa possiamo dire dell'emicrania? Intanto si caratterizza perché gli attacchi hanno un andamento episodico e ciclico. Si definisce cronica se si verificano più di 15 giorni di cefalea al mese. È presente nel 14,4% della popolazione mondiale, con una prevalenza 3 volte maggiore nelle donne rispetto agli uomini. Quindi è una patologia veramente molto molto diffusa e assolutamente molto invalidante. In alcuni casi, specialmente nei casi cronici, impatta in maniera molto negativa sulla qualità di vita dei pazienti, che perdono giorni di lavoro, non hanno vita sociale, stanno sempre male, devono assumere costantemente farmaci. Quindi è una condizione molto diffusa e molto invalidante. In Italia si mantiene questo trend, circa il 25% dei soggetti soffre di emicrania e di questi circa il 32,9% sono di sesso femminile. In questo grafico preso da uno studio del 2004 vediamo di nuovo riportato in immagini quello che abbiamo appena detto. In particolare la differenza tra i due sessi è particolarmente accentuata nell'età fertile. In realtà il grafico parte dai 18 anni, ma molto spesso le pazienti ci riferiscono che l'esordio della cefalea è stato in età puberale, quindi quando effettivamente inizia il ciclo mestruale. Quindi ormai è appurato che comunque ci sia una correlazione tra il pannello ormonale femminile e una predisposizione a manifestare poi l'emicrania. Negli estremi dell'età, qui non viene rappresentata l'età pediatrica, però più o meno il trend è lo stesso, invece questa differenza tende appunto ad appianarsi.
Qui non entro nel merito del discorso, ma mi faceva piacere comunque riportare il fatto che, ok, la correlazione ormonale, ma ci sono anche studi che mirano a capire la predisposizione genetica, la presenza di loci genetici correlati o meno alla una maggiore suscettibilità all'emicrania. In particolare una delle ultime meta-analisi in questo senso è stata pubblicata nel 2021, quindi ancora un argomento molto recente, che mira appunto a saperne di più da questo punto di vista. E parliamo invece delle ipotesi fisiopatologiche, ossia di quello che sappiamo ad oggi del perché, di come si genera l'emicrania. Una prima teoria è quella dell'attivazione del sistema trigeminio-vascolare o teoria neurogenica, secondo la quale la stimolazione delle terminazioni nervose trigeminali porterebbe al rilascio di neuropeptidi vasoattivi in prossimità dei vasi meningei, provocandone l'irritazione e la vasodilatazione. Tutto questo cosa vuol dire? Ci spiega praticamente perché c'è il dolore nell'emicrania. Quindi tutto parte da un'attivazione nervosa, delle terminazioni nervose, che può essere data da stress, affaticamento, mancanza di sonno, dieta, fattori ambientali o aumento dei livelli estrogenici, e che si va a ripercuotere sullo stato dei vasi meningei che si vasodilatano a loro volta. Sono comunque sollecitati, diciamo, irritati, infiammati, e questo si traduce poi in quello che è lo stimolo nocicettivo. In questa diapositiva di nuovo vediamo un po' spiegato in maniera più approfondita tutto questo meccanismo e gli elementi anche anatomici e chimici che sono coinvolti. Tra i fattori di rischio in questo caso troviamo anche una terapia insufficiente, che quindi non riduce ed anzi può aumentare la frequenza degli attacchi emicranici, che si traduce anche in un abuso dei farmaci talvolta da parte dei pazienti. Si innesca quindi un circolo vizioso che inizia ad alterare i segnali che arrivano anche alle strutture anatomiche correlate alla, diciamo, alla gestione dello stimolo nocicettivo, e si inizia anche a innescare tutta un'attivazione di alcuni mediatori come il CGRP, la serotonina ed altri, che vanno ad alimentare e a stimolare il sistema nocicettivo trigeminale. Tra questi in particolare volevo dire due parole sul CGRP, perché questo peptide ha una forte azione vasodilatatrice, agisce su un complesso recettoriale che si trova sia sulle cellule, la muscolatura dei vasi meningei, quelli che abbiamo visto essere coinvolti prima, sia però anche sulle membrane dei mastociti, cioè delle cellule coinvolte nel processo infiammatorio, portando a una loro degranulazione, ossia al rilascio dei mediatori dell'infiammazione come bradichinine, istamina, prostaglandine, le quali ovviamente mediano il processo infiammatorio ed inoltre attivano la trascrizione genica del CGRP, quindi diciamo che è un circuito vizioso che si autoalimenta. Inoltre nel tronco encefalico il rilascio di CGRP facilita la trasmissione del dolore. Un'altra ipotesi è la teoria serotoninergica. La serotonina è di nuovo un altro neurotrasmettore implicato in numerosissime funzioni del nostro organismo, e i quali recettori sono localizzati sia a livello centrale che periferico. È stato visto che in corso di attacco emicranico ci sono delle oscillazioni plasmatiche piastriniche di serotonina. In più, attraverso la stimolazione del recettore terzo in particolare, la serotonina è coinvolta nell'induzione di nausea e vomito. Per questi motivi sia il CGRP che la serotonina sono due target terapeutici nella terapia dell'attacco emicranico. Infine parliamo ancora del cortical spreading depression, ossia una teoria che in realtà è più che altro correlata alla spiegazione dell'aura. Ricordiamo che l'aura appunto è quel corollario di sintomi che può precedere l'attacco emicranico. In cosa consiste? Sostanzialmente è un'attività elettrica anomala che si propaga attraverso la corteccia a una velocità di 2-3 mm minuto e che porta a una alterazione dello stato fisiologico sia delle cellule immunitarie delle meningi, sia dello spazio vascolare e paralinfatico, e quindi sostanzialmente altera un po' la struttura. In questa immagine, forse un pochino più facile da capire, a destra vediamo come dovrebbero essere le cose, sostanzialmente, a sinistra vediamo invece cosa succede dopo che quest'onda passa. Perché questo aspetto è importante? Perché la soglia della cortical spreading depression si abbassa in caso di
sonno di cattiva qualità o sonno insufficiente. Perché questo è un problema? Perché durante il sonno noi sostanzialmente il nostro organismo compie un'azione di clearance, quindi di pulizia di sostanze di scarto, di proteine mal strutturate, insomma tutto quello che non serve viene eliminato attraverso la comunicazione con lo spazio paralinfatico e soprattutto durante il sonno. Per spiegare un attimo meglio, alcune delle sostanze di scarto che possiamo considerare sono ad esempio la beta-aminoide e l'alfa-sinucleina, ossia alcune delle proteine che sono poi coinvolte nella patogenesi di alcune delle malattie neurodegenerative più comuni, cioè l'Alzheimer e il Parkinson. Di conseguenza questo diventa importante sia perché nel contesto dell'emicrania questo è un fenomeno che ha una sua importanza, ma soprattutto è anche una situazione che può portare alla predisposizione a sviluppare poi in futuro delle altre patologie di tipo neurodegenerativo. Se si volesse approfondire l'argomento, ci sono degli studi interessanti sul tema, fatti tra il 2012 e il 2013, che appunto studiano molto meglio e in vivo sui topi tutto questo meccanismo. Veniamo al sistema endocannabinoide, cerchiamo di capire perché abbiamo detto tutto questo per correlare il sistema endocannabinoide e i cannabinoidi come trattamento, come opzione di trattamento. Allora, in questa immagine vediamo intanto due terminazioni nervose. Questa è la terminazione postsinaptica, questa è la terminazione presinaptica. Questi sono l'anandamide e il 2-arachidonidroglicerolo, sono gli endocannabinoidi ad oggi più conosciuti, magari ripeto cose che si sanno già, però vado rapida su questo punto. Sappiamo che gli endocannabinoidi non sono depositati o comunque accumulati nel nostro organismo, vengono prodotti on demand, quindi a richiesta. Vengono prodotti nella membrana postsinaptica, rilasciati nello spazio intersinaptico e trovano sull'altro lato, quindi sulla membrana presinaptica, i recettori verso cui hanno affinità, il CB1 e il CB2 specialmente. In particolare poi in questo contesto menziono anche il FA, che è fatty acid amino idrolasi, perché vedremo che ha una sua importanza. Il sistema endocannabinoide può modulare il tono cerebrovascolare attraverso l'interazione sia col sistema serotoninergico, con la sintesi di acido idrico e con il rilascio di neuropeptidi. I recettori CB1 sono localizzati in strutture potenzialmente associate al dolore emicranico come il grigio periaqueduttale, il midollo rostrale ventromediale e il nucleo trigeminale caudale. Agonisti del CB1, quindi sostanze che lo attivano come l'anandamide o il THC, hanno un effetto terapeutico diretto simile a quello degli opioidi e dei triptani e inoltre hanno un'azione inibitoria sul recettore terzo della serotonina, con beneficio quindi sui sintomi di nausea e vomito. Inoltre è stato studiato anche un altro agonista del recettore CB1, che è questo Win55-112-2, che pare riduca l'ampiezza, la durata e la velocità di propagazione del cortical spread depression. Quindi già iniziamo a vedere come il sistema endocannabinoide interviene su più livelli rispetto alle cause fisiopatologiche che abbiamo visto prima per l'emicrania. Questa figura vuole semplicemente illustrare perché il sistema endocannabinoide ha un'azione, cioè interviene nella genesi nel controllo della nausea e del vomito e interagisce con la serotonina. Questo perché i recettori CB1 e CB2 sono disposti sia nell'area postrema, che è la zona centrale dove nasce, diciamo, lo stimolo della nausea e del vomito, e invece a livello corticale vediamo come abbia un'azione inibitoria sulla serotonina e quindi impedisca l'attivazione del recettore terzo. Inoltre, rispetto a farmaci antiserotoninergici che hanno un'ottima azione antiemetica, i cannabinoidi hanno in più un'ottima azione sulla nausea, che invece gli antiserotoninergici non presentano, comunque molto grandi. Ritorniamo a questa diapositiva che abbiamo visto prima e in particolare aggiungiamo ai fattori di rischio lo stress. Sostanzialmente ogni condizione che provoca uno stress cronico altera il funzionamento del sistema endocannabinoide. In che modo?
il sistema endocannabinoide viene alterato perché in condizioni di stress cronico, quindi quando abbiamo anche alti livelli di cortisolo in circolo, diminuisce la concentrazione di anandamide, aumenta l'attività del FA e diminuisce l'espressione dei recettori CB1. Perché vi dico questo? Perché la stessa cosa è stata osservata in alcune donne con emicrania senza aura o cefalea muscolo-tensiva che allo stesso modo hanno evidenziato una diminuzione della concentrazione di anandamide, un'aumentata attività del FA. La medesima associazione si è dimostrata in modo ancora più evidente in soggetti con emicrania cronica, che sia collegato o meno a medication overuse. Quindi sostanzialmente l'aspetto dell'abuso di farmaci in questo senso non ha avuto una particolare influenza. Quello che invece si è visto è che però quando la disintossicazione dei pazienti che abusavano di farmaci antiemicranici è efficacemente trattata, in questo caso abbiamo di nuovo una diminuzione dell'attività di FA a livello piastrinico. Quindi vediamo come le oscillazioni dell'anandamide e dell'enzima deputato alla sua degradazione siano direttamente correlati anche all'andamento dell'attacco emicranico. In questa tabella abbiamo semplicemente riassunto quanto detto fino ad ora, quindi i vari livelli di azione del sistema endocannabinoide rispetto alle strutture implicate nella fisipatologia dell'emicrania. E parliamo invece del trattamento che ad oggi insomma viene impostato. Per quanto riguarda la terapia dell'attacco acuto emicranico vengono utilizzati triptani, fansi e analgesici, antiemetici se sono presenti nausea e vomito. Invece per quanto riguarda la terapia di prevenzione dell'attacco vengono utilizzati beta-bloccanti, calcioantagonisti, inibitori dell'angiotensina. Insomma, vediamo diverse categorie di farmaci, gli anticorpi monoclonali anti-CGRP oppure anche la tossina botulinica di tipo A. A fianco al trattamento farmacologico possono essere considerate anche delle strategie non farmacologiche come acupuntura o terapie cognitivo-comportamentali per andare appunto a lavorare anche su uno stile di vita o delle abitudini che possono essere pronto-producenti nei pazienti emicranici. Qual è il problema di questi farmaci? Intanto sono gli effetti collaterali, che in questo caso possono essere aumento di peso, depressione, disturbo del comportamento, specialmente nei farmaci utilizzati nella profilassi. Invece, dolori diffusi associati a parestesie, alterazioni della termocezione, gastrolesività, nefrotossicità, abuso oppure inefficacia, che sono alcuni degli effetti collaterali più comuni legati ai farmaci utilizzati per l'attacco acuto. Due parole rapide sulla cefalea di tipo tensivo. Anche in questo caso è una delle cefalee primarie più comuni, ha una prevalenza nella popolazione generale tra il 46 e il 78%, è lievemente maggiore nel sesso femminile, con una differenza però che è decisamente meno accentuata rispetto all'emicrania. Può manifestarsi a tutte le età, frequentemente proprio prima dei 40 anni. Mi scusi se posso interrompere un attimo. Allora, per me personalmente è un po' veloce come presenta, forse anche per la traduzione è un po' difficile, e poi anche l'audio non si sente bene, per cui le chiedo forse di rallentare un pochino il tempo. È molto rapida, però brava. Mi chiedo scusa davvero, purtroppo tendo a Magari correre possiamo un fare po'. altre domande dopo, va bene, dai. Ok, mi scusi l'interruzione. No, ha ragione, chiedo anzi scusa io perché purtroppo tendo a correre e non me ne rendo conto, poi non vedendo nessuno, solo le mie slide, sono un po' isolata, diciamo. Ok. Vado più piano. Posso ripartire da qua? C'è bisogno che ripeta qualcosa? Eventualmente me lo chiedete, se c'è bisogno che ripeta poi qualcosina. Ok, quindi ripartiamo dalla cefalea di tipo tensivo. Stavo dicendo che la patogenesi non è molto chiara, anche in questo caso troviamo origine sia in elementi genetici che ambientali. In questo caso problematiche anatomiche o atteggiamenti posturali scorretti mantenuti per lungo periodo oppure anche anomalie della masticazione o il bruxismo possono favorire l'insorgenza del dolore.
Anche in questo caso la terapia dell'attacco consiste fondamentalmente in antinfiammatori e paracetamolo o miorilassanti, quindi analgesici decisamente più blandi rispetto all'attacco emicranico. La terapia di profilassi può essere impostata con antidepressivi triciclici, di nuovo miorilassanti o anche neuromodulatori nutraceutici, ad esempio il magnesio per dirne uno, e anche in questo caso possono essere efficaci o complementari terapie cognitivo-comportamentali come il biofeedback o ad esempio relaxation training, insomma, terapie comunque non farmacologiche. Come può inserirsi il trattamento quindi con cannabis terapeutica? Intanto, per quanto detto finora, per quanto abbiamo visto essere coinvolto il sistema endocannabinoide, possiamo intanto dire che i cannabinoidi hanno sia un'azione diretta sui recettori CB1 e CB2, hanno un'azione inibitoria dell'attività del FAH, con quindi un aumento dei livelli di anandamide circolanti, inibiscono l'attività serotoninergica, hanno un'azione antinocicettiva, quindi sono degli ottimi analgesici, e possono modulare la cortical spreading depression, hanno un'azione antiemetica, e questi sono appunto gli effetti, diciamo, più diretti che possiamo avere in questo contesto. Effetti indiretti, ma comunque molto utili, possono essere miorilassamento, miglioramento della qualità del sonno, che è fondamentale, miglioramento del tono dell'umore, e qui cito in maniera molto generica benefici in quadri di infiammazione intestinale o stipsi, perché comunque l'asse gut-brain è sempre un elemento veramente fondamentale da analizzare in questi casi, ed è anche per questo che una terapia nutrizionale potrebbe avere un ottimo riscontro nei pazienti con cefalia sia primaria che secondaria. Per quanto detto finora sugli effetti terapeutici, vediamo come anche la cannabis medicale si possa inserire in maniera decisamente efficace, sia per un trattamento potenzialmente efficace. Poi è chiaro che non è una panacea, non funziona nel 100% dei casi, però un ottimo potenziale terapeutico sia sulle cefalee di tipo primario, ma anche sulle cefalee di tipo secondario. Con quali tipologie mi trovo generalmente a lavorare nella pratica clinica? Con il Bedrocan o il Bedanios o l'FM1, con il Bedion o l'FM2, con il Bedrolite oppure con il CBD cristallino. Queste non sono le uniche tipologie di cannabis medicale disponibili, ma sono quelle con cui mi interfaccio generalmente, quelle che utilizzo più spesso. La differenza tra queste, probabilmente sì, lo sappiamo, ma lo ribadisco, è la percentuale tra HC e CBD, che sono i due principali principi attivi, il delta-9 tetraidrocannabinolo e il cannabidiolo. Ovviamente il CBD cristallino è il CBD puro al 99%. Quali sono le vie di somministrazione disponibili? Sono la via inalatoria, che si caratterizza per avere un onset molto rapido, vuol dire che l'effetto terapeutico arriva in pochi minuti dopo l'inalazione o la vaporizzazione della cannabis, ha una breve durata nel tempo, quindi dura 2-4 ore, a seconda ovviamente differisce per ogni individuo. L'altra via è la via orale, la differenza è che è un onset tardivo, quindi il picco, diciamo, l'effetto terapeutico può arrivare dopo un'ora e mezza o anche di più a seconda dei soggetti, ma dura per molto più tempo, quindi può durare 6, 7, 8 ore, comunque un effetto di tipo prolungato. Attraverso la via orale possiamo utilizzare o una soluzione oleosa oppure preparare delle capsule. Normalmente tendo a utilizzare la soluzione oleosa e in genere consiglio al paziente di mettere le gocce su un pezzo di pane o su un cucchiaino e di ingerirle, quindi non sublinguali.
Qui troviamo, ho citato 2 studi che hanno analizzato, uno nel 2016 e uno nel 2020, l'efficacia del trattamento con cannabis medicale in un pool di pazienti emicranici. In particolare, questo primo studio che vediamo ha arruolato 121 pazienti adulti con diagnosi di emicrania fatta da un medico, che sono stati ritenuti idonei all'utilizzo di cannabis terapeutica e che l'hanno utilizzata sia per il trattamento di profilassi sia per il trattamento acuto dell'emicrania. Il periodo di tempo in cui sono stati osservati questi pazienti è stato tra gennaio 2010 e settembre 2014. Il primo obiettivo di questo studio è stato valutare la frequenza degli attacchi emicranici mensile dopo l'introduzione di cannabis medicale. Il secondo obiettivo invece è stato valutare le tipologie e le dosi di cannabis medicale utilizzate, come e se venivano assunte altre terapie e sulla base di quanto riportato dai pazienti. Infatti questo studio comunque è stato uno studio di tipo retrospettivo, quindi, che è in realtà anche un limite per quanto riguarda, diciamo, un po' l'affidabilità dei dati. Spesso lo stesso paziente ha utilizzato più vie di somministrazione, quindi sono stati osservati sia pazienti che assumessero cannabis per via inalatoria oppure per via edibile oppure entrambe. I risultati di questo studio è stato uno tra i primi ad evidenziare una diminuzione statisticamente significativa, praticamente circa una riduzione di quasi di più del 50% della frequenza degli attacchi di emicrania in pazienti che assumevano cannabis medicale nel tempo intercorso tra la prima visita, che era, diciamo, la visita di arruolamento, e la visita di follow-up. Questo secondo studio invece è stato pubblicato nel 2020 e sono stati osservati 145 pazienti per 3 anni, di cui il 67% donne, con di nuovo diagnosi di emicrania, ovviamente rilasciata da un medico, e ritenuti idonei all'utilizzo di cannabis medicale, in questo caso proveniente da cultivari israeliani. Purtroppo in entrambi gli studi ho avuto molta difficoltà a capire l'effettivo tipo di cannabis utilizzato, la concentrazione di THC e CBD utilizzata, perché non era particolarmente chiaro. Comunque ho messo riferimenti bibliografici alla fine e per chi avesse voglia di approfondire si possono consultare. I pazienti in questione hanno compilato un questionario online contenente sia informazioni anagrafiche sia informazioni relative alla storia della loro emicrania, alla storia clinica, quindi l'esordio, gli anni di malattia, i farmaci utilizzati, con che frequenza. E questa raccolta dati è avvenuta tra agosto 2019 e febbraio 2020. È stata mensilmente calcolata la dose di fitocannabinoidi assunte da ogni paziente e in questo caso però è stata utilizzata soltanto la via inalatoria, quindi tutti i pazienti assumevano cannabis attraverso la via inalatoria. Il gruppo è stato poi suddiviso in responders e non responders, quindi persone che hanno risposto al trattamento e persone che invece no, in base alla riduzione di più o meno del 50% della frequenza mensile degli attacchi emicranici dall'inizio del trattamento con cannabis medicale. È stato visto che i responders sono stati il 61%, quindi circa 6 persone su 10, e questi hanno riportato un carattere meno invalidante degli attacchi emicranici, una migliore qualità del sonno e un diminuito consumo di oppioidi e triptani durante il periodo di terapia con cannabis medicale. Quindi, la cannabis in questo caso, quindi nei responders, non ha totalmente eliminato l'emicrania, non ha totalmente eliminato la necessità di ricorrere ad altri farmaci antiemicranici,
ma la differenza con le persone, con il gruppo che non ha avuto risposta è stata che l'emicrania è risultata molto meno invalidante e che la qualità del sonno è molto migliorata e che gli analgesici utilizzati fossero comunque non oppioidi, non triptani, ma antinfiammatori, quindi comunque un antidolorifico più, diciamo, più blando. Gli effetti indesiderati sono stati sovrapponibili nei due gruppi e lo studio ha evidenziato un'importante correlazione tra una migliore qualità del sonno e un miglioramento della sintomatologia. Questo si ricollega anche a quanto detto precedentemente. Diciamo, come sono solita impostare un trattamento, un caso tipo di paziente donna giovane che si reca in ambulatorio perché soffre di emicrania, mi racconta la sua storia clinica, decido che la cannabis può essere utile nel suo caso, come parto. In linea di massima tendo ad utilizzare un olio di bediol, perché è una tipologia di cannabis che contiene sia il THC che il CBD in un rapporto molto equilibrato e quindi molto spesso è facile da tollerare da parte del paziente e ha già un buon effetto terapeutico perché comunque contiene entrambi i principi attivi. Quindi si parte con un olio di bediol al 10%, con un dosaggio di 10 gocce al giorno per 7 giorni e poi proseguire con 15 gocce. In genere poi col paziente ci risentiamo per capire come andare avanti e cosa è successo nelle prime 2 settimane. Se invece si decide di partire con la via inalatoria, le cartine possono essere sempre di bediol, da 100 mg oppure 200 mg una volta al giorno. Le due vie, come abbiamo capito, non sono mutualmente esclusive, quindi possono essere usate singolarmente oppure anche in maniera complementare. Quindi partendo con questo dosaggio, quanti milligrammi di THC e CBD assume il paziente? Con 10 gocce di bediol al 10% assume 2 mg di THC e circa 2,6 mg di CBD in maniera approssimativa. Con invece cartine da 100 mg assume 6 mg di THC e 8 mg di CBD. Questo proprio per dare una sorta di approccio un po' più pratico di trattamento, ecco, come potrebbe essere un trattamento di partenza. Quali sono gli effetti indesiderati più frequenti della terapia con cannabis? Sono generalmente gli effetti psicotropi legati al THC, che sono dose dipendenti e questo è uno dei motivi, anzi il motivo principale per cui si tende a partire con una dose comunque abbastanza prudenziale e poi piuttosto salire in un secondo momento sulla base della risposta del paziente. Alcuni degli effetti più frequenti che ci vengono riferiti sono un peggioramento dei sintomi ansiosi, uno stordimento, sedazione, euforia, insonnia, peggioramento dell'agitazione o dell'aggressività, ipotensione e tachicardia compensatoria, e questi sono, diciamo, quelli più comuni legati al CBD. Parlo di peggioramento di agitazione, di sintomi ansiosi, proprio perché in pazienti che già manifestino questo tipo di sintomo possiamo avere o un effetto terapeutico, quindi il THC riesce a rilassare e a risolvere parzialmente il sintomo, oppure purtroppo ha l'effetto opposto. Questo finché il paziente non prova non si può sapere. Il CBD invece è un principio attivo molto più tranquillo, non ha alcun effetto psicotropo, però alle volte viene riferito dai pazienti che non riesco a assumere il CBD alla sera perché mi agita, non riesco a dormire. Alle volte questo capita raramente, ma capita, oppure sempre un effetto dose dipendente può provocare diarrea. Alla luce di quanto abbiamo detto fino ad ora, quali sono quindi i vantaggi che potrebbe darci il trattamento con cannabis terapeutica? Intanto è un trattamento che non crea dipendenza
non a livello terapeutico. Abbiamo la riprova perché purtroppo per problemi di reperibilità molto spesso i nostri pazienti possono trovarsi dall'oggi al domani senza fornitura e non abbiamo casi di crisi di astinenza come potrebbero verificarsi con oppiacei, benzodiazepine o altri classi di farmaci, quindi è comunque molto più maneggevole. Ha scarse interazioni con altre categorie di farmaci utilizzate, compresi anche i farmaci per il trattamento dell'emicrania. Non è un problema inserire la cannabis comunque in un contesto politerapeutico, non è così tanto un problema. E quindi perché, che senso potrebbe avere farlo? Il fatto che avendo il beneficio con il trattamento con la cannabis, i pazienti possono ridurre o sospendere l'assunzione di altri farmaci. Il fatto che ne esistano diverse tipologie e diverse vie di somministrazione rendono la terapia altamente personalizzabile, quindi si può cucire addosso ad ogni paziente. Per di più ha scarsi effetti collaterali, tutti dosi dipendenti. Abbiamo visto anche che ha più livelli di efficacia terapeutica, quindi agisce sul sonno, sull'umore, sull'appetito, sulla nausea, sul vomito, quindi insomma ha veramente un potenziale notevole in un unico farmaco. Gli svantaggi quali possono essere? Necessita di un alto livello di compliance da parte del paziente. Allora è importantissimo comunicare con il paziente per gestire il trattamento, perché è vero che è bello che sia personalizzabile ed è bello che possa essere cucito addosso a ogni paziente, però per farlo devi conoscere il paziente. Quindi sembra una banalità, ma la comunicazione e la compliance con il paziente sono fondamentali. Infatti è un trattamento che necessita di stretto monitoraggio, soprattutto nel primo mese. Questo è uno svantaggio non nel senso che è brutto avere a che fare con il paziente, ma sulla base di quelle che sono le aspettative, alle volte il paziente può essere scoraggiato dal fatto che magari nei primi 2 o 3 giorni non c'è l'efficacia terapeutica. Questo è anche un problema, molto spesso il paziente viene carico di aspettative e spera che da un giorno all'altro abbia l'effetto perché ha letto che la cannabis funziona in un sacco di modi, ha un sacco di azioni terapeutiche, è verissimo, però purtroppo non è così facile. Infatti c'è un lasso di tempo variabile per individuare la dose corretta per singolo paziente. È un farmaco galenico, quindi ogni volta può essere diverso. È importante istruire il paziente a tenere sempre l'analisi, specialmente per gli oli, a tenere l'analisi chimica che la farmacia fornisce, perché anche per il medico questo è un aiuto notevole. Se alle volte può esserci riferito che al cambio di botticino il paziente si senta più stordito di prima, oppure non gli sembra che abbia il medesimo effetto terapeutico del botticino precedente, allora a quel punto si fa un confronto e si vede che cosa è cambiato. Magari è un'estrazione meno efficace, c'è dentro meno THC o c'è dentro più THC, insomma è un farmaco appunto galenico, ogni volta può cambiare. Per quanto riguarda il THC, la guida della macchina, sappiamo che è un problema, in questo caso clinico, vediamo che l'età dei pazienti molto spesso è giovane, sono persone che lavorano, che hanno una famiglia, che usano la macchina regolarmente e quindi chiaramente in questo caso va valutata l'impostazione di una terapia solo con THC. Scusate, non solo con THC, solo con CBD. I costi, quando purtroppo la cannabis non è a carico del sistema sanitario nazionale, è a carico del paziente, questo è di fatto uno svantaggio, non ha dei costi allucinanti, però quando sono a carico del paziente ovviamente sono da considerare. La reperibilità, e questo è, diciamo, purtroppo è un problema che ci si trova a affrontare quotidianamente, quindi non mi ci soffermo. In conclusione, però, possiamo dire che la cannabis terapeutica è un trattamento molto maneggevole e adattabile a diverse esigenze terapeutiche. Nel trattamento di alcune forme di cefalea primaria o secondaria può trovare indicazione sia per i suoi effetti diretti che indiretti sulla patogenesi e i sintomi dei diversi tipi di patologia. È comunque un farmaco che è facilmente tollerato dai pazienti. La sua efficacia è vincolata a uno stretto rapporto medico-paziente
e però sono necessari comunque ulteriori studi clinici randomizzati per confermare le evidenze finora emerse dagli studi retrospettivi e osservazionali presenti in letteratura. Concludo con questa immagine, diciamo, simpatica, ma non tanto simpatica, presa dalle 7 cose da non dire mai a un paziente, a una persona che soffre di emicrania. E su questa un pochino più leggera, diciamo, concludo e vi ringrazio per l'attenzione. Chiedo scusa se ho corso. Grazie dottoressa, la chiedo di chiudere la presentazione. Perfetto, adesso io metto sul podio i nostri ospiti, il dottor Berti, il dottor Pipini, Peter Grünfelder, e mi sa che ci siamo già tutti. Sì, grazie delle sue spiegazioni e della relazione che è stata molto chiara, molto precisa, e quando ha deciso di correre un po' di meno è anche più facilmente accessibile. No, ma comunque è stata molto chiara e anche molto concisa. Passo la parola al podio. Chi degli ospiti vuole intervenire? Il dottor Berti è il presidente del Cannabis Social Club di Bolzano, il dottor Pitini è il direttore scientifico e il Peter Grünfelder è il Deus Ex Machina Cannabinensis. Chi vuole iniziare con un feedback? Dottor Pitini, prego. Ecco, funziona l'audio, spero di sì. Perfetto. Grazie dottoressa Florian Valentina per la splendida presentazione. Tanto per cambiare si impara sempre qualche cosa. Sapevo che le cefalee erano tante e il numero più o meno è rimasto invariato rispetto all'ultima volta che mi sono aggiornato sull'argomento. Devo dire che sull'argomento cefalee anch'io posso portare dei buoni risultati, purtroppo non avendo particolari collaboratori oltre me stesso, talvolta pecco di pigrizia eccessiva, il raccogliere i dati è un mio problema, però la sensazione e il feedback che trasmettono i pazienti, con il quale confermo che ci vuole uno stretto rapporto, bisogna spiegare molto bene di che cosa si tratta di questo farmaco galenico. I feedback solitamente sono molto buoni. Iniziare dal basso, iniziare lentamente, aumentare gradatamente le dosi va bene. Per certi tipi di cefalea con aura molto intense, buoni risultati mi vengono trasmessi dai pazienti, oltre che con, diciamo, la profilassi con Bediol piuttosto che con Bedrocan nel momento di un attacco acuto, l'inalazione in particolare di THC ad alto dosaggio. Non so se è anche la tua esperienza. Ok. Assolutamente sì. Perfetto, benissimo, e quindi concordo con la mia piccola casistica con quanto hai osservato e ci hai trasmesso. E oltre alla dottoressa ringrazio sempre anche il dottor Berti e Peter Grünfelder, perché stiamo, credo, facendo un ottimo lavoro sia di divulgazione oltre che di aiuto a pazienti che non riescono a trovare delle risposte soddisfacenti con altri medicinali correnti. I medicinali correnti hanno il vantaggio, come lo spiego spesso a certi pazienti, non solo emicranici, ma anche in terapia del dolore piuttosto che altre condizioni dove possa essere utile, dove è utile l'utilizzo della cannabis, purtroppo è la scarsa reperibilità. Questo è un grande problema, la terapia a singhiozzo, lo sappiamo in tutta Italia, lo stiamo segnalando al Ministero, ma sembra che abbiano sempre qualcosa di più importante a cui pensare. Comunque penso che continuare attraverso le associazioni di pazienti sia la strada giusta da battere, perché forse sono più potenti le associazioni di pazienti anche in termini di voti elettorali, molto banalmente, piuttosto che le associazioni di medici, anche numericamente superiori pazienti ovviamente rispetto ai medici.
andiamo avanti così col lavoro, che la strada sembra quella giusta. Grazie ancora. Grazie Roberto. Prima di passare la parola al dottor Berti, darei lettura a 2 domande che sono arrivate sulla chat. C'è prima la domanda di Netta Sì, che chiede: volevo chiedere se ci sono indicazioni anche per i bambini. Chi vuole rispondere? Prego, dottoressa. Allora, sì, nel senso che la cannabis è considerabile come trattamento anche in pazienti minorenni e nei bimbi, però in questo caso si parte con il solo CBD, cioè l'utilizzo del THC lo si riserva in casi particolari o comunque come seconda linea, ecco. Per cui diciamo che onestamente bimbi con cefalea o con emicrania franca non ne ho ancora visti. Se arrivano pazienti pediatrici sono condizioni di disturbi di neurosviluppo o comunque condizioni di sindrome dello disturbo dello spettro autistico, per cui comunque in prima linea è sempre indicato affiancare il CBD. Siamo sempre in traduzione, pertanto chiedo ancora di frenare, di tenere stretto il freno a mano. Abbiamo un'altra domanda, non so se magari uno dei medici vorrebbe ancora rispondere, altrimenti passo alla seconda domanda. Uno magari potrebbe anche poi includere nel suo discorso magari un aspetto che è sfuggito. Prego, vai Roberto. Sì, per quanto riguarda la terapia pediatrica, ho qualche paziente pediatrico, in particolare con sindromi neurologiche complesse piuttosto che epilessie refrattarie. Queste sono le indicazioni maggiori, con forte contributo dalla letteratura. In Germania c'è un medico di cui adesso mi sfugge il nome, forse Peter mi aiuta, che si occupa proprio di terapia cannabinoide nelle epilessie farmacoresistenti pediatriche, in particolare sindromi genetiche, ma anche sindromi ipossiche peripartum, cioè bambini che hanno sofferto durante la nascita. Dottor Gottschling. Esattamente, Sven Gottschling. Sven Gottschling, Peter. sì. Grazie. Personaggio molto, molto in gamba, che sta conducendo anche una serie di studi sull'argomento con dei risultati molto positivi, a cui ho avuto modo di assistere a una delle sue presentazioni, e quindi indicazioni per i bambini sì, sicuramente, con tutte le limitazioni del caso, perché sembra o pare appurato che ci sia un differente modello di sviluppo encefalico con l'utilizzo della cannabis, specialmente ad alti dosaggi, e prima dei 20 anni, se non assolutamente necessario, sarebbe da sconsigliare, perché utilizzo i condizionali potrebbe anche slatentizzare o causare delle sindromi psicotiche. Questo sembra appurato, è un po' difficile, è una limitazione, ma è sempre da tenere presente, come ha detto appunto Valentina, preferire la partenza del CBD, perché finché le vie neurali non si sono completate verso i 18-20 anni è bene andarci cauti. C'è un'altra domanda. Già da anni sono una paziente con l'emicrania. Mi hanno già dato anche gli antidepressiva, ma niente aiutava. Dove trovo un aiuto? Per esempio, adesso ho già da una settimana emicrania, prendo sempre la medicina, ma non va via. Sono finita. Un appello che viene da una persona che soffre. Magari rispondo io adesso in un modo breve. Dipende chiaramente dove questa persona si trova. Se in Alto Adige, allora noi abbiamo qua un studio medico aperto in giugno, e si può sempre rivolgersi presso il nostro studio. Basta che chiama il Cannabis Social Club. Ok, vedo che questa persona è di Bressanone. Va bene. E anche l'indirizzo email sopra la mia immagine di sfondo. Si può anche chiedere delle informazioni via email, altrimenti ci si può recare o chiamare, c'è il numero anche sul sito.
Sì, sul sito www.cannabissocial.eu è anche una notizia sull'apertura del studio medico. Dottor Roberto Pitini e dottor Aldo Leonardo Berti ci lavorano anche in questo studio. Ok. Grazie. Adesso passo la parola al dottor Berti che non ha ancora parlato. Sì, buonasera, grazie mille dottoressa Florian per la presentazione. Come ha detto Roberto, si impara sempre qualcosa, fa piacere vedere piano piano di riuscire a mettere su una rete di professionisti prescrittori della cannabis, perché comunque sia è una materia abbastanza ostica, se non morale, quantomeno burocratica, e quindi molti colleghi si tirano indietro per motivi futili, quindi trovare qualcuno sempre interessato, che conosca bene un argomento, una parte della patologia curabile o trattabile con la cannabis è sempre un piacere. Allora, io nella mia esperienza di medico di famiglia non ho pazienti che soffrono di emicrania o cefalee, che sono in trattamento con la cannabis, però da d'ora in avanti sarà di sicuro una proposta che farò a qualcuno di loro, ecco, selezionando magari i pazienti. Volevo ringraziare la dottoressa perché in questa presentazione, al contrario di quelle che sono state finora, ha messo anche delle indicazioni terapeutiche di inizio terapia utili a noi professionisti che non abbiamo mai trattato questo tipo di patologie, perché appunto, come ha detto, la cannabis, essendo un fitoterapico, è difficile trovare la dose giusta e tutto, e quindi non essendoci una standardizzazione, già avere un'indicazione per un inizio terapia è una cosa molto, molto utile. Grazie particolarmente per questo. Grazie dottor Berti, chiedo Lidia Canin se ci sono delle domande che vengono inserite sui siti Facebook di interromperci. Comunque... No, non ci sono domande, solo una persona ha chiesto di indicarle le dosi esatte, eccetera. Però immagino che è difficile, no? Rispondere. Guarda, posso rispondere io continuando la cosa prima? Esattamente è quello che ho appena detto, è difficile, la persona è già in trattamento con la cannabis, vuole provare a prendere, se no il CBD da solo, può provare, ora non ho la presentazione sotto mano della dottoressa. Comunque, se mi posso intromettere con le gocce, sicuramente per i cosiddetti principianti è il modo migliore. Si comincia con una dose fissa di gocce, dopo una settimana, a tempo che vada in equilibrio, si comincia a aumentare di una goccia al giorno. L'emicrania è un discorso un po' particolare perché ha sia una fase acuta con l'attacco emicranico, quindi si può fare sia una terapia di attacco sia una terapia preventiva, il che lo rende una cosa un pochino più complessa rispetto a, per esempio, un dolore cronico. Comunque, ecco, sono state misurate la frequenza degli attacchi, l'intensità degli attacchi, la qualità della vita e i risultati sono più che soddisfacenti, direi. Quindi Posso gocce. inserirmi? Sì. Effettivamente le gocce sono per un trattamento che prevede di essere cronico, quindi un trattamento giornaliero, sono la modalità migliore, proprio perché comunque gli effetti abbiamo visto che durano nel tempo. E siccome gli effetti terapeutici sono diversi e bisogna capire su ogni paziente quali sono gli effetti che vediamo, a quel punto con l'olio riusciamo a gestirci in maniera diciamo migliore anche per i me. Ecco, una cosa che mi piacerebbe dire è che non è facile per il paziente, ma non è facile neanche per il medico, nel senso che se noi chiediamo 1000 volte ma questa cosa, quando ce l'ha avuta, a che ora ce l'ha avuta, perché, per come, ma da quando ha preso l'olio, ma da prima, cioè vi bombardiamo di domande più noi talvolta che i pazienti a noi, è proprio per questo motivo, perché dobbiamo capire per il singolo che cosa stiamo facendo, che cosa dobbiamo andare a fare. Io ho detto che parto col Mediol, che nella maggior parte dei casi è una scelta che poi si porta avanti, però non è detto che comunque sia sempre la scelta giusta.
perché non c'è una standardizzazione, ma anche ci fosse una standardizzazione, ogni paziente comunque poi è diverso. Pertanto la risposta è sempre dipende in questi casi. Però quello che ho riscontrato è che molto spesso vale la pena provare, perché comunque da qualche parte la soluzione molto spesso esce fuori, ecco, a suon di provare però. Bene, Petra, vuoi magari ancora, ma può anche esserci che ci sia qualcuno di nuovo che non conosce bene il Cannabis Social Club, anche per fargli capire che dimensioni ha raggiunto la vostra attività, perché se uno vi vede per la prima volta non sa cosa avete già fatto, cosa avete già compiuto con tanta energia. Magari anche concretamente su problemi con la cefalea. Io non sono un medico, io leggo tanto sull'uso della cannabis proprio con tante patologie, anche con l'emicrania. Io ero sempre dell'opinione che è proprio la CBD che aiuta, e da associazione adesso non lo gestiamo più, però abbiamo iniziato anche a un'attività di commercio al dettaglio, che adesso abbiamo passato in una cooperativa sociale. Io adesso forse anche questo, cioè, vorrei formularlo anche come una domanda. Io chiaramente, non essendo medico, cerco di spiegarlo sempre in modo semplice. Io dicevo sempre alle persone che vengono e dicono: guarda, io soffro di emicrania, allora le dico, allora, se è grave ci sono i medici e si può consultarli. Si può provare con le gocce al CBD, perché la CBD non è un farmaco, non è considerato un farmaco, forse adesso sì, perché l'Epidiolex, come abbiamo sentito, adesso è il primo prodotto medico classificato come farmaco. Ma in tutta Italia viene venduto questo olio di CBD come prodotto tecnico. È titolato con i percentuali, i fornitori ci forniscono anche le analisi di quegli oli, e io le dico sempre: ok, con l'emicrania è interessante di usarlo ogni giorno, magari la sera, pochi dosaggi, per anche prevenire che il mal di testa non viene neanche. In caso di un attacco, che i pazienti lo sentono sempre prima con tensioni, allora forse un alto dosaggio di CBD potrebbe ancora rinviare questo attacco. È corretto questo che dico? Vado? Dico la mia, poi vediamo. Dipende, se no non sono coerente. Allora, sicuramente è un consiglio che può essere valido, ma essendo l'emicrania una condizione multifattoriale, dove la componente del dolore è molto 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 forte, appunto va valutato caso per caso. È chiaro che se una persona non ha mai utilizzato la cannabis, ha una tipologia di emicrania che comunque è tollerabile e cioè, deve gestire meglio, ma non impedisce una vita normale, diciamo, non vuole avere problemi per quanto riguarda la via della macchina, altri effetti psicotropi, eccetera, si può tranquillamente partire solo col CBD e eventualmente salire di dose, per carità. Quindi non è un'informazione scorretta, però bisogna sempre vedere appunto da dove si parte. Come ha detto lei, dottoressa, nella sua presentazione, che si definisce cronaca solo se supera i 15 giorni al mese. Sono stato molto attento.
quello è vero, è così, è cronica, però anche se tutti i mesi io però devo saltare 3 giorni di lavoro, oppure ho dei programmi per il fine settimana, mi parte l'emicrania e mi sballa tutto, mi bastano 2 giorni così al mese però per avere una qualità di vita che non è buona. Quindi anche in questo caso, se sono una persona giovane, ho 20 anni, ho 30 anni, ho una famiglia, ho un figlio piccolo, cioè mi basta un giorno così al mese per iniziare a dire ma forse le cose... E soprattutto, essendo multifattoriale l'emicrania, ora noi stiamo parlando di terapia farmacologica, che siamo qui apposta, e soprattutto terapia con la cannabis, ma secondo me è importante, come ogni condizione che se non è ancora cronica può diventare cronica se comunque non la gestiamo adeguatamente. Ci deve essere un approccio multidisciplinare, cioè il paziente deve capire che deve lavorare a più livelli, non c'è solo il farmaco per risolvere il problema, ma magari sono tante altre cose, a partire dalle abitudini, che si devono considerare. Quindi... A parte dalla psiche anche... partiamo anche proprio dalla persona che ha l'emicrania, quindi in alcuni casi anche solo il CBD può essere decisamente indicato, proprio perché vediamo che tipo di individuo avevo davanti la sua storia. Quindi sì, l'informazione è corretta e poi bisogna vedere come va. Che noi non rileviamo i dati, però mi sembra che le persone che vengono e parlano dell'emicrania, ok, sono spesso donne e anche stress che accompagna spesso queste persone, o anche pressione da situazioni familiari o lavorativi molto gravi, no? Che anche nella nostra società le donne sono molto più esposte a queste situazioni gravi, purtroppo. C'è ancora una domanda? Vai. Su Facebook. Il signor Bottà chiede: si può usare su persone senza patologie specifiche come prevenzione generica? Aggiungo che a questo punto sembra quasi come possa aiutare la preghiera. Sì, si può utilizzare, però non esiste un sistema di valutazione scientifico per questa domanda. Anche la preghiera aiuta sicuramente, e così potrebbe utilizzare anche la cannabis. C'è infatti chi ne ha fatto una religione. Ok, altri aspetti ancora da considerare o una risposta a Petra anche da parte degli altri medici presenti? Se no, avrei anche una domanda più precisa. Allora, quello che mi ha fatto curioso nella presentazione era anche allora, si è parlato di un miglioramento di un circa 60% di persone proprio nei studi. Cioè sono stato abbastanza attento, mi sembrava un 60% dei pazienti hanno detto ok, mi aiuta sia contro il mal di testa che anche per dormire. A differenza agli altri farmaci che vengono usati, quale efficacia si può, cioè avete idea quanto è l'efficacia con altri farmaci in quel caso? Cioè anche un 60%, è di meno, è di più? Si può dire questo? O è... Medicazioni convenzionali, dici? Sì, opioidi, FANS, o... cioè magari... Diamo la parola alla dottoressa. No, no, non ho un numero preciso, però credo che i numeri delle persone su cui sono state osservate queste cose cambino radicalmente tra gli studi che sono. Adesso si è fermata, voi la sentite, no? Purtroppo si è bloccata. Un attimo. Aspettiamo che torni il segnale. Non la vediamo, non la sentiamo. La vediamo congelata. Purtroppo qui abbiamo un problema di collegamento. Magari potrebbe intanto rispondere uno degli altri medici se hanno risposta a quella mia domanda, finché
forse la dottoressa Florian si riconnetta o si riattiva. Qual è il tasso di successo della terapia con gli altri farmaci? Sì. Ecco, è tornata. Dipende di sicuro da che tipo di cefalea. Ah, eccola qua. Va bene, può rispondere. Ecco, aspetta, ecco, adesso è acceso il Dopo quello microfono. che ho detto? Sono Prego. sparita? È Sì. sparita. Quindi non è sentito. No, stavo dicendo, non ho una risposta precisa a livello numerico perché non sono andata a consultare studi sugli altri tipologie di trattamento per questa occasione, però credo che la limitazione grande sia il numero di pazienti osservati col trattamento cannabis medicale piuttosto che con triptano, piuttosto che con FANS. Cioè parliamo di numeri completamente differenti, quindi il 60% in quel caso non è il 60% su 120, su 140 pazienti. Quindi è per quello che concludevo dicendo che abbiamo bisogno ancora di altre evidenze a supporto, di numeri più grandi, che con un farmaco non standardizzabile non è assolutamente facile, però ci si può e ci si deve lavorare, perché il potenziale c'è. Ora, lo scopo di tutto questo non è, secondo me, dire che la cannabis deve soppiantare tutti gli altri trattamenti, piuttosto che la cannabis è meglio di quell'altro, assolutamente no. Stiamo parlando di una strategia in più che sarebbe bene conoscere, anche proprio come in quanto medici, per poter lavorare con un alleato in più in quelle condizioni particolarmente ossiche dove non sai dove andare a parare e dove bisogna cercare di far stare meglio il paziente. Confrontare i numeri, secondo me, è molto molto difficile in questo caso. Però sarebbe scientifico, no? Confrontare i numeri. Se ci sarebbero, no? Chiaro. Ho io un'altra domanda per la dottoressa. Cefalea a grappolo è casistica? No. No. Neanche dipende stavolta, secco no. Altre domande o altri contributi? Chiedo ancora al pubblico se ci sono ancora delle domande di inserirle nella chat o anche nel commento Facebook. Non so, altrimenti veniamo pian pianino alla conclusione. Petra, che dici? Hai spento il microfono, Petra. Vorrei fare ancora una domanda, ma sto cercando ancora le parole. Un attimo, per favore. Un'osservazione da parte degli altri presenti. Vediamo ancora l'occasione a fare le vostre domande. Caro pubblico. Non ce ne sono. Se posso condividere lo schermo. Dove si trova? Qua. Vai. Ok, allora, questa è la deliberazione dell'Alto Adige del 2018 per cannabis ad uso medico. E io, allora, qui sono i reparti che possono prescrivere a titolo gratuito e gli impieghi. Vedete anche se seleziono qualcosa? Sì. Ok, allora qui analgesia in patologie implicative, spasticità. Ok, qui analgesia nel dolore cronico con particolare riferimento al dolore neurogeno in cui il trattamento con FANS o cortisonici oppioidi sia rilevato inefficace. Allora vuol dire che in fondo se farmaco resistente un paziente con l'emicrania potrebbe avere anche la cannabis a titolo gratuito qui in Alto Adige, se non sbaglio, no? Credo sia l'esempio più eclatante per tutti i tipi di cefalea di dolore neurogeno. Ok. Allora, Sì. abbiamo un'ottima base legislativa anche per questi casi.
bisogna poi studiarlo nella vita pratica se viene interpretato anche così. Ma avete già delle esperienze in questo campo, Peter? Di Prescrizioni che sono andate in campo, che sono andate a buon fine, o ci sono dei È sempre molto difficile trovare medici, anche che per esempio per me è sempre un grande impegno, cioè io mi impegno tanto di trovare anche medici del sistema sanitario che assistono ai nostri eventi. Per quelli sarebbe molto interessante. Infatti ho trovato ben dei medici interessati del reparto un reparto speciale per la epilessia di Merano, che però per mancanza di tempo questa volta non potevano partecipare, però saranno presenti fra 3 settimane quando parliamo di epilessia qua su questo canale. Sì. Ok, allora conclusione. Potrei magari concludere a far presente proprio quello che ho iniziato adesso, di parlare degli altri eventi. Allora, come vediamo qua su quel schermo, che sono ancora alcune tematiche in ballo. La prossima puntata si tratta sulla fibromialgia. Poi è molto interessante forse anche le patologie gastrointestinali. E adesso mi è venuto anche in mente una domanda che volevo fare alla dottoressa, perché ho visto che è medico nutrizionista. Volevo chiedere che cosa le ha spinto a lavorare con la cannabis, come è giunto a quel medicinale. Chiudo un attimo questa presentazione e continuo dopo. È stato un procedimento inverso. Ho iniziato prima a apprendere a conoscere il mondo della cannabis grazie al dottor Bertolotto, Marco Bertolotto, ed è con lui che collaboro dal 2019 ed è tramite lui che sono approdata poi in Clean. E siccome appunto ero un po' da neofite, anche da medico chirurgo privo di specializzazione, perché sono proprio un po' più abbastanza all'inizio, diciamo, del percorso, e ho detto, ma dove posso andare a parare? È chiaro che la cannabis diciamo che ti apre tante porte, può essere applicata veramente in tanti modi. E il mondo della nutrizione è stato una scoperta successiva, cioè lavorare su una patologia sia dal punto di vista sintomatologico con un farmaco che quindi mi permetta di fare di approcciarmi a tante condizioni cliniche, e però anche con una conoscenza che mi permetta di lavorare su uno stile di vita, sulle abitudini e magari anche su un aspetto preventivo di alcune delle patologie. Quindi l'ho trovato un percorso che ben si sposava con l'utilizzo della cannabis medicale. Quindi è stato l'inverso. Microfono, Peter. Allora forse posso convincerla di tornare su questo podio, o almeno come visitatrice, quando parliamo di cannabis, l'uso della cannabis nelle patologie gastrointestinali, che si terrà fra breve. Apro la presentazione di questo, cioè la breve grafica gastro, ok. Ok, forse conosce anche la sua collega, la professoressa Francesca Borelli, no? È in tedesco, qua sotto in italiano. Ok, la cannabis per il trattamento delle patologie gastrointestinali. Ok. Metto l'appuntamento in agenda e se riesco molto volentieri. Ok, vi conoscete voi?
O la conosce la professoressa No, Francesca personalmente Morelli? no, non la Ok. conosco. Ok, va bene. Allora continuo con devo di nuovo condividere lo schermo. Allora, dopo le patologie gastrointestinali, il 28 settembre, le malattie reumatiche che vengono proprio presentate dal professore Bertolotto. Poi il 19 ottobre si parla di cannabis nell'epilessia. Poi il 2 novembre parla un grande medico della Germania, il dottor Franjo Grotenhermen, ha scritto già alcuni libri sull'uso della cannabis nelle terapie dei tumori. Poi ancora due eventi, uno il 9 novembre che parla su dosaggi bassi di THC contro lo stress, ansia e insonnia. E l'ultimo evento sarà la cannabis con l'asma e l'ipertensione, una tematica che è anche poco ricercata, però mi sembra molto interessante e io personalmente conosco alcune persone che in automedicazione si stanno aiutando con la cannabis. Ok. Ultime domande o concludo? Ho qualcosa da dire ancora? Allora, tutti i pazienti che sono in ascolto e che vorrebbero, che soffrono di emicrania possono recarsi, se sono qui in Alto Adige, presso il Cannabis Social Club, che noi lì facciamo un appuntamento con i nostri medici del Cannabis Competence Center. Se sono pazienti di Milano o da altre parti d'Italia, possono recarsi chiaramente anche al studio Clean, alla dottoressa Valentina Floriano. Ok, allora concludo condividendo di nuovo il mio schermo. Sì? No, condividi pure poi due cose alla fine. Ok, allora io volevo ringraziarmi particolarmente col reparto di salute della provincia autonoma di Bolzano che sostiene tutti questi eventi. Abbiamo un media partner a livello nazionale, la Believe, The Green Magazine, e anche un partner scientifico in Germania che sarebbe la IACM, è un'associazione internazionale di medici che vuole anche promuovere l'uso del cannabis medicinale, di cui fa parte anche il prima citato dottor Grotenhermen, Franjo Grotenhermen, che è l'amministratore delegato di questa organizzazione. Ringrazio anche i nostri sponsor, di cui abbiamo la farmacia Druso di Merano, la farmacia Perini di Bolzano, la farmacia Bonvicini, poi la farmacia Ternelli le parti di Modena, c'è anche Ethical Banking che ci dà un contributo, poi ci sono due produttori di cannabis light, la Bioteca di Gorizia e la Crystal Wheat sono tre, la Crystal Wheat da parte di Milano e la Tricaria Hemp dalla Sicilia. E anche Dutch Passion, un produttore di semi, ci ha sponsorizzato. E torniamo al nostro evento. Prego, dottor Berti, Presidente. No, soltanto che in questi giorni si sta tenendo la raccolta firme per la proposizione di abrogativo sull'utilizzazione della coltivazione domestica e la detenzione di cannabis. E vorrei incoraggiare quanti più sono d'accordo con questi temi a firmare digitalmente, o anche chi non ha la SPID può comunque firmare sul sito referendumcannabis.it, ci sono tutte le informazioni.
e mi dispiace vedere che dove non arriva lo Stato comunque arrivano i cittadini con delle proposizioni utili, perché è vergognoso che ci siano pazienti che non possano continuativamente avere le loro medicine. Ecco, se questo succedesse con i farmaci da pressione ci sarebbe probabilmente una rivolta popolare, però invece per la cannabis a quanto pare c'è un beneplacito, un po' di tutti gli agenti statali coinvolti nell'approvvigionamento. Quindi ecco, questo è un buon modo per cercare di dare un segnale minimo, una spallata, speriamo, a questo sistema che non funziona, che non tutela la salute dei pazienti. L'associazione è stata anche presente su protesti davanti al Ministero della Salute, però ce la fanno sempre a ignorarci. Per cui anch'io ho preparato questa, cioè volevo anch'io dire questo e ho preparato pure il sito dove... qua, non questo, ma qua. Allora, il referendum. Allora, lo troverete su www.referendumcannabis.it. È molto facile, si può firmare tramite lo SPIT. Hanno raccolto già tantissime firme. È aperto la raccolta fino al 30 di settembre. Grazie Berti di avermi ricordato. Ok. Per oggi è tutto, alla prossima. Ok, grazie dottoressa. Arrivederci, grazie a voi. Arrivederci, grazie. A presto. Grazie a tutti. Buona serata, grazie. Ciao. Buonasera. Ciao. Chiudiamo.